Ciao a tutti, sono Silvia Alessi e benvenuti nel mio canale. Questo è l'ultimo video dedicato alle emozioni intese come macro argomento legato alla medicina tradizionale cinese. Per gli altri video lascio il link in descrizione e non escludo in futuro altri approfondimenti legati al mondo delle emozioni e ai suoi rimedi naturali associati. L'emozione di oggi è la gioia. Che cos'è la gioia? In psicologia è una delle emozioni più importanti perché è uno stato d'animo gratificante ed è legato a concetti positivi. Provoca una sensazione di piacere a seconda di come l'individuo percepisce un evento o una situazione. È considerata un'emozione che svanisce e di questo vedremo le differenze con la medicina tradizionale cinese. È l'esaltazione di qualcosa di buono che sta accadendo, contrasta le emozioni negative, soddisfa i desideri e i bisogni fondamentali dell'individuo. Nella medicina cinese la gioia è l'emozione del cuore in stato di tranquillità. È pertanto una sorta di contentezza che non si manifesta apertamente né in modo rumoroso. È il vivere il piacere della vita in maniera dignitosa e tranquilla. Notiamo la differenza che c'è tra la cultura occidentale e orientale che cerco di mettere in evidenza velatamente in tutti i video. Da una parte una gioia effimera, fugace e bisognosa, mentre dall'altra uno stato pacifico di essere stabile e durevole. Un eccesso dell'emozione e della gioia può far male come un eccesso di rabbia, ma anche la mancanza di gioia è altrettanto dannosa. Per esempio, la ricerca smodata della gioia, sia tramite il lavoro sia che con il divertimento, potrebbe metterci sotto stress e essere sopraffatti da questa pressione. Dall'altra parte, la perdita di calore emotivo e recettività verso gli altri esseri umani, compresi i propri cari, sono l'altra faccia della stessa medaglia. Quali sono gli oli essenziali adatti a lavorare sulle emozioni della gioia? Le resine meritano un approfondimento perché sono in grado di lavorare su aspetti profondi della nostra personalità. Una caratteristica delle resine è quella di favorire il chiudersi delle ferite, dei traumi, delle situazioni del passato che ancora sanguinano dentro di noi. L'incapacità di saper chiudere con il passato è spesso legata al senso del giudizio e alle nostre aspettative. Per questo vi darò 3 consigli, 3 rimedi per poter lavorare su questi aspetti. Per accettare se stessi, l'incenso è utile quando, a causa delle nostre resistenze a cambiare, ci mettiamo in una condizione che ci impedisce di procedere nel nostro cammino. È utile quando non ci sentiamo adeguati, quando non abbiamo abbastanza autostima o anche sensi di colpa perché ci aiuta a perdonarci e ad andare avanti. Per chiudere con il passato, la melissa. Per le persone che sono in lutto, per aiutarle a distaccarsi da qualcuno e a lasciarlo andare. Per chi ha accumulato cose che fanno parte del passato e di cui non riusciamo a liberarci. Per superare i traumi, la rosa è il fiore della compassione, la capacità di vedere la sofferenza per quello che è senza lamentarsi, ma non per un senso di sopportazione o perché sentiamo di dover espiare delle colpe. Apre alla consapevolezza, ci fa evolvere perché ci aiuta a comprendere quello che ci accade, non come qualcosa di negativo, ma utile a crescere e ad espandere la nostra coscienza.